Era Senit con Ciao, Adrenalina. Ciao tutto Senit, bene? Ciao. come stai? Super bene, grazie. Noi benissimo anche. Adrenalinici, direi. Rimani qua con noi perché se c'è Senit c'è Eurovision Song Contest. Vero? Quindi inauguriamo questo spazio dedicato appunto a questo contest che non ha bisogno di presentazioni, ma noi abbiamo tutta una serie di novità che andremo a presentare tutti insieme. Invitiamo ad entrare, sono adesso nel dietro le quinte, Danny Montesi, capodelegazione per San Marino. Eccoci qua. Ecco benvenuti. Danny, e Valentina Monetta che come Senit ha rappresentato più Ciao volte. Vale, buon ciao, pomeriggio. che Ciao. piacere. Ha rappresentato Valentina più volte il Titano allo Eurovision Song Contest. Allora dicevamo, abbiamo un sacco di novità da presentare: il Junior Eurovision Song Contest, il San Marino Song Contest, lo Eurovision Song Contest, e io inizio subito da Danny Montesi, appunto capodelegazione. Venite pure più avanti, capodelegazione per San Marino. Danny, tu hai già seguito più volte le selezioni nazionali, no? Per il Titano, sì. Però adesso stai avviando anche questa esperienza come capodelegazione. Sì, diciamo che prima finivo di lavorare a marzo, adesso finirò a maggio. Esatto. Non hai tregua adesso. Sì, ho seguito sempre prima una voce per San Marino, adesso San Marino Song Contest. Quindi sono dal primo anno lì, e quest'anno per il primo anno anche questa veste qua nuova, sia per l'Eurovision Junior che per l'Eurovision Song Contest, quindi sia per l'impegno di dicembre che l'impegno di maggio in Austria. Ecco, e parleremo, prima di arrivare ai vari impegni tra il Junior e lo Eurovision Song Contest, andiamo a parlare invece del San Marino Song Contest, che dovremmo avere, chiedo alla regia la conferma, in collegamento alcuni dei protagonisti. Intanto però, mentre aspettiamo, devo parlare con Valentina Monetta, appunto sarai ambassador quest'anno e hai più volte... E hai più volte appunto rappresentato il Titano, 4 volte il Titano allo Eurovision. Io non posso non chiederti che emozioni si sente ogni volta, perché lì è un palco, centinaia di milioni di telespettatori. Anche perché è il record, se non sbaglio, vero? Sì, sì. È il record. Sì, sì, è il record. Beh, la prima volta in finale per San Marino, quello è stato un bel record, sicuramente, e l'emozione è stata tanta, ma la cosa più bella è che l'Eurovision mi ha regalato una consapevolezza sia umana che artistica imponente, insomma. Quindi grazie, grazie, grazie all'Eurovision, a RTV. Tra l'altro vedo gli studi nuovissimi, bellissimi, esatto, congratulazioni ragazzi, vero. Avete fatto un lavoro straordinario. Pazzesco. Speriamo sia di auspicio per prossime opportunità future, anche i nostri giovani, quindi... Ed è veramente una festa oggi, non potevamo che andare verso il finale di questa festa con lo Eurovision Song Contest. Senit, tu hai fatto l'ambassador lo scorso anno, poi tra l'altro noi abbiamo trasmesso insieme, abbiamo preparato insieme dei contenuti, sei stata spokesperson. Com'è stata? Bellissimo, stupendo. Tra l'altro ero qua negli studi diversi, effettivamente meno nuovi, quindi... però sempre qua a San Marino, ed è stato bellissimo, sia il ruolo di ambassador, che per me è stato un ruolo nuovo, infatti sono felicissima di passare il testimone a un'altra meravigliosa regina che è Valentina, e sia il ruolo da spokesperson. Sì, no, super emozionanti entrambi. Poi un grande privilegio, un grande senso di gratitudine anche per San Marino, che mi ha dato, come per Valentina, una grossa possibilità, quella di partecipare all'Eurovision solamente 3 volte, quindi adesso voglio superare Valentina in qualche modo. Esatto, devi superare il record. Magari qualcosa insieme, potrebbe essere la novità. Wow, sarebbe bellissimo. Superare il record era il prossimo obiettivo, poi si gareggia insieme. No, mai, giochiamo in casa, quindi non si può gareggiare. Vedo che c'è invece in collegamento con noi un'artista giovanissima, Martina Cervellini, Martina CRV, che rappresenterà San Marino invece al Junior Eurovision Song Contest, che ci sarà a Tbilisi in Georgia a dicembre. Martina, eccoci, come stai? Bene, grazie. Ma Martina, vedo che ci sono delle chitarre, 1000, ma sei in uno studio di registrazione? Ma in realtà è casa mia. Ah, quindi Sono tutte le tue chitarre quelle? Non tutte, quelle elettriche sono più di mio papà. Poi Figlio d'arte. Figlio d'arte, meraviglia, complimenti. Allora Di solito Martina, sono pupazzi, le macchinette. e invece no, chitarre, arredata splendidamente la casa. Martina,
Martina, allora ti stai preparando, cosa puoi, per quello che puoi dirci ovviamente, cosa puoi anticiparci dell'esperienza che farai in Georgia? Sei emozionata quanto? Tantissimo. Sono super felice, emozionata di poter partecipare, mi sto preparando tantissimo e sarà un'emozione grandissima. E cosa ti hanno detto i tuoi familiari, i tuoi amici, i tuoi compagni di scuola quando hai detto andrò al Junior Eurovision, che anche questo evento ha un'audience pazzesca, una fanbase esagerata, quindi sì, sì. è una cosa grossa. Mi hanno fatto i complimenti, erano abbastanza fieri di me, e sono stati molto contenti, mi sono stati vicino e mi hanno appunto spronato a fare sempre di Ecco. più. E adesso come ci si prepara? Riesci a mixare impegno scolastico, musica, preparazione? Sì, sì, è difficile, devo ammetterlo, anche con l'inizio della terza media comunque la mole di studio cioè, si accumula e aumenta, però comunque ce la faccio, cioè. Io vorrei chiedere sia a Valentina che a Senit, partendo da Valentina, di dire qualcosa, dare un consiglio a questa giovanissima artista, voi che avete solcato quel palco importante. Era lo Eurovision, non era il Junior, però era molto importante. Beh, hai detto bene, è una giovanissima e prima di tutto ti devi divertire. Esatto. Devi fare quello che sei, essere quello che sei, appartieni alla musica, molti di noi nascono in musica, la musica ci sceglie, la onori divertendoti, serena, sei bravissima, quindi divertiti, tutto Condivido con Valentina, sì, perché deve essere davvero una grande esperienza e una bellissima opportunità. Sì. E ha ragione Valentina, te la devi godere con i tuoi hai 13 anni, 14 anni, adesso non mi ricordo, quanti anni hai? 12 a gennaio 13. Meraviglia, guarda, un'età fantastica, goditela tantissimo, divertiti e fai finta di cantare davanti ai tuoi genitori e ai tuoi amici più stretti, non pensare che ci saranno miliardi di persone, no scherzo, sarà sicuramente un'esperienza meravigliosa. E poi ti aspettiamo a questo punto al prossimo Eurovision. Certo. A questo punto il salto da junior è un attimo, quindi sempre divertendoti. Danny, come ci si sta preparando a questo appuntamento? A dicembre, il 13 a Tbilisi, in Georgia. Sì. Beh, ti stiamo preparando, Martina sta lavorando sul brano adesso, siamo abbastanza nei tempi con tutta la produzione e poi quando siamo lì ce la giochiamo, puntiamo veramente a fare un risultato diverso dagli altri anni. Quindi abbiamo già annunciato che ci piacerebbe organizzarlo qui a San Marino. Per organizzarlo lo devi vincere, ma non è detto nello junior, quindi Ah, ok, no, non le sapevo le regole. non è detto. Perfetto. Quindi puntiamo tutto su Martina, sono felice che l'ho trovata io, l'ho scelta io. No, l'ho trovata e quindi Sei stata il Pippo Martina, Baudo sono della il Pippo situazione. Baudo di Martina. Martina, allora grazie per essere stata con noi, grazie, grazie e buon lavoro. Grazie. Dal Junior Eurovision al San Marino Song Contest ci si sta piano piano avvicinando, dovremmo avere in collegamento Massimo Bonelli, direttore artistico del San Marino Song Contest 2025. Intanto vado con Danny. Allora Danny, c'è stato appunto il San Marino Song Contest 2025, grande successo, ricordiamo Gabri Ponte che ha rappresentato il Titano, ha fatto tornare il Titano in finale, quindi voi adesso come si sta lavorando anche su quel fronte? Quali aspettative? Beh, sul nuovo fronte adesso siamo appena partiti, partiremo adesso a fine settimana con le iscrizioni. Ci sono 12-13 giorni di sessione casting a partire da novembre e puntiamo molto a fare numeri più importanti degli altri anni, siamo sempre cresciuti in questi 4 anni passati. Abbiamo una nuova fase che si chiamerà Stage Live Academy, dove faremo le accademie, formazione per gli emergenti, dove probabilmente verranno anche Pick Jacks a raccontare la loro certo, che hanno già passata rappresentato, storia, ricordiamo, esatto, San Marino. Quindi poi dopo le fasi finali da febbraio, semifinale, finale da febbraio in poi.
Abbiamo in collegamento Massimo Bonelli. Eccoti Massimo, ti vediamo, come Ciao stai ragazzi, Massimo? sto bene, dai, tutto bene. Voi come va? Noi benissimo, Grandi oggi novità. abbiamo inaugurato i nuovi studi, vedo. stiamo inaugurando e quindi dicevo agli Bravo. altri nostri ospiti quale modo migliore se non parlando di Eurovision, ma adesso c'è il passaggio precedente, cioè il San Marino Song Contest, direttore artistico appunto del contest che seleziona l'artista che rappresenta il Titano e rappresenterà per la nuova edizione allo Eurovision Song Contest di maggio, quindi per quello, anche in questo caso, per quello che puoi ovviamente svelarci, vogliamo chiederti come state lavorando. Ma io sono in ottime mani perché lì c'è Danny che è bravissimo, una persona estremamente professionale, seria, oltre ad essere un amico, per cui dormo tra 1000 cuscini per la gestione di questo difficilissimo compito che per il secondo anno insomma ricoprirò. Però insomma, ripeto, siamo ben attrezzati. Vedo anche Zenit, ciao Zenit, non Ciao ti avevo Massimo, vista. ciao! Ciao E Massimo. quindi ciao, insomma, l'entusiasmo è tanto, la scorsa edizione è stata per me molto importante anche da un punto di vista proprio professionale perché ho toccato corde della mia professionalità diverse da quelle che in genere maneggio e quindi mi ha arricchito molto, ho conosciuto persone belle con cui stare bene anche fuori dal lavoro, per cui sono contento di tornare e di lavorare a questa nuova edizione del San Marino Song Contest per portare una grande artista all'Eurovision. Ci ricordi qual è la filosofia a livello di direzione artistica di un festival come il San Marino Song Contest? No? C'era anche lo scorso anno, già prima del contest, la voglia di farlo diventare un punto di riferimento a livello europeo, a livello internazionale. Ma sì, è la vocazione che poi un po' ho trovato già nelle corde dell'evento, perché San Marino appunto è uno stato che in qualche modo racconta tutta l'Europa, anche se parte dal cuore dell'Italia, e anche musicalmente è il posto giusto nel quale far approdare da tutta l'Europa le nuove musiche, quindi le tendenze della musica innovativa di tutta Europa, e San Marino può essere appunto la porta attraverso cui questa musica trova spazio per farsi conoscere all'Eurovision, quindi ha una platea molto importante. Credo che sia la vocazione che noi dobbiamo incarnare il più possibile nell'edizione di quest'anno. Mi sembra che Danny sta già lavorando in questo senso, ne abbiamo parlato. Avremo modo di studiare al meglio questa strada e far sì che già da quest'anno, in generale nelle prossime edizioni, possa essere sempre più la strada principale che San Marino Song Contest porta in dote e cerca di portare all'Eurovision. E Danny in parte lo hai anticipato poco fa, ma c'è questo nuovo meccanismo, no, quest'anno delle 2 semifinali. Come funziona per chi magari ci segue da casa e non ha seguito lo scorso anno? Diciamo che faremo una fase ulteriore, che è appunto questa Stage Live Academy, che vanno a sostituire le semifinali dell'anno scorso, quindi con un numero di partecipanti abbastanza importante. Poi le semifinali saranno 2 semifinali da 20, dove ne accederanno 5 da ogni semifinale direttamente alla finalissima del 7 di marzo. Quindi c'è questa fase in più e insomma è più strutturato, diciamo. Massimo, che risposta avete avuto lo scorso anno dagli addetti ai lavori? Che entusiasmo c'è stato dagli osservatori? Sappiamo che ci sono stati dei grandi personaggi come ospiti, ma anche semplicemente come partecipanti, anche VIP, che hanno partecipato in platea per salutare insomma questa nuova fase, questo nuovo Song Contest. Ma l'anno scorso l'obiettivo era dare alla serata finale del Song Contest una dignità anche televisiva importante da un punto di vista scenico, di fluidità dello spettacolo, di ospiti presenti, e poi portare all'Eurovision un rappresentante che potesse far parlare di San Marino e farsi notare. Insomma, sono tutti obiettivi che ci eravamo dati e che abbiamo raggiunto, facendo una corsa ovviamente per fare in modo che tutto si svolgesse nel migliore dei modi. E quindi avere poi incoronato Gabri Ponte e averlo portato poi all'Eurovision è stata anche l'occasione insomma di concretizzare questa visibilità, perché sia l'artista sia la canzone che portava all'Eurovision erano, come dire, molto note e sulla bocca di tutti. Si è molto discusso di quello che è avvenuto, quindi l'obiettivo è stato raggiunto. Adesso, una volta riaccesa una grande attenzione mediatica sulla contest e sul San Marino Song Contest, la sua fase finale, dobbiamo lavorare sulla parte artistica per rappresentare nel modo migliore quello che dicevamo prima, cioè San Marino
porta d'accesso europea per le musiche del continente, quindi questo è un lavoro che dobbiamo fare puntando molto su artisti non necessariamente italiani, sia quelli che partecipano al contest vero e proprio che poi vengono in finale, sia le wildcard che diamo ad altri artisti che si aggiungono ai finalisti. Dobbiamo cercare di internazionalizzare il più possibile il San Marino Song Contest, tenendo comunque conto del fatto che l'Italia è un bacino culturale rilevante per l'evento, ma non deve essere, diciamo così, non deve cannibalizzare il contest. Questo è un po' l'assetto che proveremo a dare nei prossimi mesi. Grazie Massimo, allora grazie Massimo Bonelli per Grazie essere a voi. stato con noi, per averci dato tutte le novità. Grazie. Ciao, Ciao Massimo, Grazie, ciao. Ciao. Ciao ciao. Adesso abbiamo, grazie ancora Massimo, abbiamo l'ultimo tassello che invece è lo Eurovision Song Contest, cioè l'evento finale a maggio, e in questo caso io torno da Valentina e chiedo qual è stato il tuo Eurovision Song Contest che ti ha emozionata di più, che magari è stato più difficile. Quale dei che, 4.000 che hai fatto? Più difficile è stato il primo, assolutamente, perché poi venendo dallo stereotipo della cantante jazz è un mondo completamente diverso, però io avevo una gran voglia di andare in giro per l'Europa e mi è arrivata questa proposta dove non ho fatto tanto i conti. E la melodia era così jazzy, anche se il pezzo poi era molto pop, e quindi ho detto che meglio di me può andare a fare questa cosa. Crisalide? No, il primo pezzo è stato Facebook, Ah, Facebook, è vero, cioè è vero. molto cheesy, però un pezzo pop con una melodia jazzy, quindi al di là dei nostri schemi artistici Certo. che possono essere ok, io sono così, questa cosa non la faccio, invece poi l'ho fatta per 4 anni e il più emozionante è stato sicuramente quando sono riuscita a mandare San Marino in finale per la prima certo. volta con Maybe nel 2014 e quello è stato un lavoro di 3 anni appunto, perché c'è tanto lavoro, sai, per quei 3 minuti, vero Sanit? Assolutamente così. Molto lavoro da fare, Assolutamente così. prima di tutto con se stessi, perché bisogna avere una preparazione È vero. proprio psicologica Vero. e una consapevolezza tosta e poi viene tutto il resto che non è da poco, l'organizzazione Perché anche. guarda che se non lo vivi, ma poi lo sai anche tu, No, devi sì. vivere. se non Tra lo vivi l'altro non lo puoi noi andavamo- raccontare. Noi No, dovete cioè- sapere che andavamo insieme a guardare le prove, però l'anno scorso, e quando te eri ambassador, facevamo la trasmissione Vero. insieme, quindi eravamo tutti super rilassati, lì seduti. Invece no, Però no, raccontaci un po'. no, ma c'è veramente una tensione, un'adrenalina che non riesci a raccontare, cioè se non la vivi è impossibile. È vero. Sono 2 settimane che poi alla fine concentrata diventano una settimana più o meno, davvero molto impegnativi, sia a livello artistico ma soprattutto a livello umano, a livello di Psicofisico, psicologico, totale. esatto. Quindi capisco e condivido quello che dice Valentina, perché riuscire a portare San Marino in finale per me, immagino che è già una vittoria, assolutamente Esatto, una vittoria, ma è una assolutamente. vittoria che tu ti devi preparare nei mesi precedenti in maniera quasi certosina, quasi maniacale, quindi... E oserei dire, Senit, anni Sì, sì, di assolutamente. esperienze artistiche per chi poi non se lo aspetta, Sì, sì, è no? vero. Perché io non me l'aspettavo, però è successo, è stato bello, Vero. poi ognuno di noi fa le sue scelte, Vero, no? vero, Chiaramente, vero. però... Guarda, stavo pensando che io e lei alla fine abbiamo avuto più o meno lo stesso percorso. Nel 2011 ho un po', partecipato sì. con Stand By e non sono riuscita a portare San Marino in Sì. finale. Poi c'è stato l'anno sfortunato del Covid, Del quindi Covid, Freaky. ricordiamo, E sì. poi il mio terzo tentativo con Adrenalina Vero. e sono riuscita. E lì Quindi hai fatto proprio il botto salto, lì, sì, e quando sì. noi eravamo lì all'ultimo Eurovision Song Contest, c'erano le persone che ti abbracciavano, Sì, ti sì, riconoscevano. sì, sì, sì. Che amore ti rimane? Ah, tantissimo. Ma ancora adesso quando si parla di San Marino si parla di Valentina e poi c'è Senit, e Sì. poi ci sono, cioè è un pubblico, è uno zoccolo duro molto fedele ed è una sensazione Vero. bellissima perché ti dà ancora tanta possibilità e tanto entusiasmo di voler fare questo strano lavoro che a volte è meraviglioso, a volte dici ma perché lo che sto è facendo? difficile, Molto, molto, Vero. invece no, è una grande soddisfazione, una bella soddisfazione. Adesso poi Dennis quando quest'altro anno andrà in Austria lo vivrà anche lui. Tu c'eri beh. l'anno scorso? Sì, c'ero, c'eri anche tu. però, insomma, non è che l'ho vissuto Certo. per quei 15 giorni impegnativi. Ah, tremendo. Venivo solo all'evento clou. Siamo quasi in chiusura, prima di una battuta finale da Danny e Valentina, invece a te questo fan base, questa
fanbase enorme dello Eurovision, cosa ti lascia anche oggi? Mi lascia ancora amici che da fan sono diventati amici e ospiti a casa mia addirittura, perché tutti hanno conosciuto anche la Repubblica di San Marino attraverso la nostra partecipazione all'Eurovision, e quindi siamo una grande comunità di amici alla fine, che si seguono nonostante tutto, oserei dire. Ecco. Grazie. Danny, allora solo una battuta veloce per dirci le aspettative per il traguardo finale dello Eurovision, maggio. Ma sicuramente, anche poi questa cosa l'ho imparata proprio da Senit, sarà importante fare tutti i pre-party, quindi andremo, cioè, convinceremo l'artista che vincerà a venire in giro con noi per tutta Europa, quindi da Londra, Madrid, Amsterdam, e cercare di farci già conoscere con il brano. E poi ci aspettiamo di fare il risultato migliore di sempre, che penso che dopo questi anni impegnativi ce lo meritiamo anche. Grazie. Cercando, insomma, che non sia penalizzante il voto dei piccoli stati. Grazie mille. Grazie a Senit, a Danny Montesi, a Valentina Monetta, e noi vi lasciamo al telegiornale. Grazie per essere stati con noi.